Ciao, vediamo insieme come creare un testo 3D su un piano isometrico, quindi su una prospettiva isometrica. La cosa migliore sarebbe realizzare una griglia isometrica sulla quale poi andare a disegnare il nostro testo e realizzarlo poi successivamente in 3D. Ti lascio in descrizione il video in cui ti mostro come realizzare una griglia isometrica in pochissimi secondi. Ora andiamo a selezionare lo strumento testo, scriviamo la nostra parola. Possibilmente utilizziamo un font molto pulito, netto, come Open Sans, questo per rendere meglio l'effetto finale. La prima cosa da fare è ridimensionare il testo attraverso la funzione Transform Ridimensionamento in modo non uniforme, lasciando l'asse orizzontale al 100%, mentre l'asse verticale, quindi la parte verticale del testo, la ridimensioniamo all'86,602%. Questo è un dato molto preciso, è un numero che è il frutto di calcoli che vanno a determinare appunto la prospettiva isometrica di una griglia. A questo proposito ti lascio in descrizione il link del mio tutorial su come realizzare una griglia isometrica. Diamo l'ok. Una volta effettuato il nostro ridimensionamento, torniamo col mouse sul testo, di nuovo tasto destro, di nuovo trasforma, inclinazione, quindi andiamo a inclinare, questa volta però di meno 30 gradi. Io chiaramente flaggo sempre la modalità anteprima, lascio gli altri campi invariati, do l'ok. Torno nuovamente col tasto destro sul testo, di nuovo mi sposto sulla funzione trasforma, clicco su rotazione, andiamo a dare una rotazione di 30 gradi. Clicchiamo su ok ed ecco il nostro testo perfettamente spalmato su una prospettiva isometrica di 30 gradi. Ora la prima cosa da fare è andare a duplicare, quindi a copiare questo livello, il livello testo. Abbiamo sostanzialmente tre vie: lo selezioniamo, andiamo sul menu modifica, copia e poi modifica incolla, oppure aprendo il pannello livelli sulla destra trasciniamo il livello testo una volta selezionato, su l'iconcina crea un nuovo livello ed ecco avremo il nuovo livello creato. Oppure possiamo andare a duplicare questo livello con la combinazione di tasti Alt, clic del mouse. Per comodità andiamo subito a conferire al primo testo il colore arancione. Mi rifaccio alla palette colori che ho preventivamente creato, quindi seleziono il livello testo di sopra, me ne accorgo qui dalla palette livelli, con il contagocce che vado a selezionare dalla palette strumenti, faccio un clic sul colore arancione, seleziono l'altro livello testo, con il contagocce faccio un clic sul secondo colore, quello più scuro. Ora ho preventivamente mostrato i righelli, che posso andare anche a rendere evidenti dal menu visualizza righelli, chiaramente ho applicato già l'unità di misura pixel, dal righello di sinistra, quindi quello verticale, trascino una guida verticale e la vado a posizionare proprio all'inizio dei due livelli testo. Trascino una seconda guida verticale e la vado a posizionare alla fine dei livelli testo. Questo perché? Perché nel momento in cui seleziono uno dei due livelli testo e con la freccia in giù lo vado a spostare, mi rendo conto, grazie a queste due guide, che avrò l'allineamento perfetto rispetto ai centri verticali dei due livelli. Quindi i due livelli saranno perfettamente allineati tra loro e le guide mi accompagneranno in questo allineamento. Una volta distanziati i due livelli testo, li vado a selezionare, poi vado sul menu oggetto, fusione, crea. Eh sì, perché dobbiamo creare una fusione tra i due livelli, in modo da garantirci un effetto 3D realistico senza utilizzare le funzioni classiche 3D di Illustrator. Torno di nuovo sul menu oggetto, di nuovo sulla funzione fusione. A questo punto dobbiamo applicare le opzioni di fusione, quindi inserire dei parametri, affinché questa fusione sia appunto realistica ed effettiva. Clicchiamo su opzioni di fusione. Illustrator ci fornisce tre modalità di fusione. Chiaramente quella che interessa a noi è i passaggi specificati. Attiviamo la modalità anteprima, lasciamo comunque sempre a linea la pagina come tipo di orientamento e se selezioniamo il campo dei passaggi e lo andiamo a modificare nel numero, vedremo man mano che il numero dei passaggi aumenta che aumentano anche i livelli tra il primo e il secondo e quindi il numero dei passaggi. Per ottenere un effetto realistico è consigliato un numero elevato intorno anche ai 100 passaggi. Diamo l'ok. Ed ecco il nostro effetto realizzato, ma chiaramente possiamo andarlo a modificare e editare con molta facilità. Se apriamo il livello fusione dal pannello livelli, possiamo andare a selezionare i due livelli testo, oppure grazie allo strumento selezione diretta o scorciatoia A da tastiera, possiamo andare a selezionare il livello di testo superiore e il livello di testo inferiore, lo vedete perché si attivano le linee dei due livelli, e possiamo andarlo a spostare più in alto aumentando automaticamente la profondità del testo e quindi dell'effetto. Vado a selezionare il livello di testo inferiore, lo sposto più in basso ed ecco qui, aumentato ancora di più la profondità. Allo stesso modo vale il processo inverso, cioè seleziono il livello di testo superiore, lo sposto verso il basso, mi aiuto sempre con le guide verticali
ed ecco qui ho ottenuto il mio testo isometrico 3D modificando la profondità live. A questo punto possiamo tranquillamente andare a espandere il nostro oggetto, se vogliamo per esempio utilizzarlo su una grafica separata, quindi seleziono entrambi i livelli, vado sul menu oggetto, espandi. Chiaramente vado a espandere sia l'oggetto che il riempimento, clicco su ok. A questo punto però chiaramente attenzione, il livello non sarà più editabile perché non abbiamo più la fusione attiva con i due livelli separati, ma avremo un unico gruppo costituito appunto dai vari tracciati che compongono l'oggetto totale dopo la sua espansione. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!